Diciamo che non è stato un bel risveglio dopo Carrarese-Venezia finita 3-2, perché purtroppo quel che sto leggendo un po' dai commenti del post partita è una sorta di senso di ridimensionamento rispetto alle aspettative che avevamo forse a inizio campionato. A questo punto forse sbagliate. Poi per carità ci sono pochi giorni e magari fra appunto mercoledì ci troviamo a commentare qua una vittoria, può essere. Però dopo ieri, insomma, vedo dei segnali che che potrebbero, ecco, ripresentarsi, e quello è il problema secondo me, non tanto la sconfitta in sé, quanto che certi elementi anche offensivi e anche difensivi possono ripresentarsi molto tranquillamente, soprattutto quelli difensivi, ecco, perché io risottolineo, ma l'ho già detto diverse volte, tu quando sei in vantaggio sul 2-1 trovo assurdo prendere il gol del 2-2 avendo la difesa alta perché tu vuoi dominare il gioco e al posto di, non so, okay cercare il 3-1, ma puoi cercare il 3-1 in diversi modi per me. Puoi cercare il 3-1 andando a attaccare, sì, continuando a gestire tu il pallone, è anche un modo di difendere paradossalmente, però attaccare con ordine quando sei in vantaggio. Poi quando non sei in vantaggio cerchi di attaccare in altri modi con più uomini. Ma, per il gol che avete visto tutti comunque del 2-2, dove in area c'erano praticamente un difensore, Shintian, che non si è trovato neanche a difendere su Rubino, che poi sarà l'autore del gol, e lì su Rubino appunto a difendere, a cercare di marcare, è stata praticamente una non marcatura di Busio e Pietrelli. Ci sono appunto Busio e Petrelli che non lo marcano, lo lasciano totalmente saltare, salta anche male, però il pallone va dentro. E lì forse un poco responsabile anche Stankovic, ma non mi interessa, perché son le situazioni in cui ci ritroviamo a livello difensivo e sono dettate dai concetti calcistici dell'allenatore. E per quello dico che sono segnali negativi, ma che possono tranquillamente ripresentarsi perché sono prerogative del calcio di Stroppa, della filosofia calcistica di Stroppa. E quello un po' mi preoccupa, perché non è la prima volta che succede. Sembrava che avessimo un po' risolto prima della sosta, dove venivamo, mi pare, da 3 partite senza subire gol, e invece dopo la sosta son tornati i problemi difensivi che conosciamo tutti. Poi finale è successo quel che è successo, potevamo addirittura vincerla, paradossalmente, perché eran saltati tutti gli schemi, invece l'ha spuntata la Carrarese, quindi okay così. Invece a livello offensivo continuiamo a essere gli spreconi che siamo, perché attorno al 70°, cioè non è che hai dominato tutta la partita e quindi poi, il rammarico viene da quello, perché comunque anche la Carrarese è stata bene in campo, ha saputo gestire bene la gara, è stata pericolosa anche a livello offensivo, molto pericolosa, abbiamo rischiato più di qualche volta. Però dico che, attorno al 70° dopo il gol di Doumbia ci siamo un attimo sbloccati a livello mentale, però non è bastato neanche quello, perché comunque occasioni ne hai create, ma occasioni ne hai create altrettante ne hai sprecate. Non è la prima volta appunto che commentiamo questo, succede sempre, ormai è totalmente regolare come situazione e purtroppo se continuiamo così, se crei tanto, quindi a livello di produzione offensiva non ho veramente nulla da dire, crei tanto, produci tanto, però la butti dentro poche volte, troppo poche per quanto crei. E poi se non la butti dentro, chiaramente, difendendo così come vuole Stroppa, il rischio c'è. Il rischio c'è stato ieri, è finita come è finita, ma non è che non ci sia per le prossime partite, perché io non è che vedo uno Stroppa che allora adesso si difende più basso e tutto. Speriamo solo che i difensori regolino un po' i meccanismi, apprendano meglio i meccanismi calcistici difensivi soprattutto del calcio di Stroppa, perché se no rischiamo di vederne tante di partite così.